Bentornati su Figaro Lab, seconda parte dei video dedicati ai delay. Rispetto all'overview precedente, dove abbiamo semplificato di molto e abbiamo ripercorso un po' la storia del delay, dai primissimi eco a nastro fino ai moderni delay digitali basati su DSP, oggi faremo una breve overview sulle Bucket Brigade, ovvero i delay analogici basati su Bucket Brigade device. Sono una categoria di delay che riscuote ancora un grande successo e anche a me personalmente piacciono molto, in quanto hanno un calore, hanno una timbrica molto particolare, hanno in particolar modo sulle ripetizioni quella piccola aggiunta lo-fi che fondamentalmente poi funziona bene. Vedremo che cosa determina questo tipo di risposta, ovvero andremo anche un po' a sfatare qualche mito legato alla disputa tra analogico e digitale. Vedremo infatti, analizzando il Bucket Brigade, che compiono in qualche modo qualche cosa che ricorda molto da vicino il digitale, pur restando perfettamente analogiche. Lo vedremo nel corso del video. Prima di lasciarvi però al contenuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, è molto importante raggiungere una buona quota di iscritti per avere maggiore visibilità e anche come incoraggiamento ed incentivo per andare avanti in questa tipologia di video se è di vostro interesse. E mettere un mi piace al video se il video vi dovesse piacere. Detto questo, vi lascio i contenuti e ci vediamo dopo. Allora, nello scorso video, semplificando molto brutalmente, avevamo detto che una Bucket Brigade si poteva paragonare ad un dispositivo al cui interno c'erano una serie di condensatori che venivano pilotati da dei transistor in apertura, in chiusura. In realtà questa semplificazione ci ha fatto comodo in una prima fase, mentre adesso che ci avviciniamo realmente alle Bucket Brigade device, dobbiamo capire effettivamente come funziona. Immaginiamo innanzitutto questa struttura come un sandwich a tre strati. Uno strato è composto dallo strato in cui transita il segnale sotto forma di carica, un altro come strato praticamente dielettrico e un terzo strato costituito da queste famose piastre dei condensatori che sono pilotate dal nostro clock. Qui lo vedete semplificato, vedete in alto praticamente due onde quadre perfettamente contrapposte. Per rendere più evidente questo ho messo in evidenza i due clock, quindi vedete in viola e in arancione vedete praticamente il funzionamento dei clock. Proprio per la forma che ha il segnale di clock è facile immaginare come in maniera alternata questi condensatori vengano caricati e scaricati. In verde abbiamo messo in evidenza lo spazio dove la carica viene accumulata. Quindi il nostro segnale, considerato in questo caso come carica, passa attraverso questi singoli stadi a condensatori. Stadi che consentono il transito tra uno stadio all'altro attraverso l'alternarsi della frequenza di clock. Quindi questi condensatori vengono caricati e scaricati assecondando un timer fondamentalmente. E quindi vediamo che da sinistra, quindi dall'input verso destra, in maniera alternata verrà effettuato questo transito creando il nostro delay. Allora, sarebbe tutto bellissimo se non ci fossero una serie di problemi. Innanzitutto l'aliasing. L'aliasing è un fenomeno che molto da vicino ricorda le performance degli apparecchi digitali, in effetti. Il sampling che cosa fa? Un sample viene accumulato, viene acquisito proprio durante questa fase di carica e scarica dei condensatori e quindi è influenzato dalla frequenza di clock. Più questa frequenza di clock è alta rispetto alle frequenze che va a campionare, meno avremo questo fenomeno di aliasing. In poche parole, esiste un teorema, il teorema di Shannon. Questo teorema ci spiega che per evitare l'aliasing noi dovremmo avere una frequenza di clock almeno 2 volte superiore alla massima frequenza che noi stiamo campionando. Nel caso della chitarra non dobbiamo considerare soltanto la sua, banda passante regolare, ma tutte le sue armoniche e quindi diventa complicato. E la fedeltà del nostro sampling, del nostro campionamento, sarà direttamente influenzata dal tempo di delay, ovvero più il delay è lungo, più la frequenza di clock si abbassa. Questa frequenza di clock che si abbassa, chiaramente, più si abbassa e più si avvicina alla nostra parte del segnale, dry, che genera armoniche che possono tranquillamente essere intercettate dalla frequenza di clock. Il risultato di tutto questo è la transizione dalla figura di sinistra, dove vedete un segnale di tipo sinusoidale, un segnale analogico con le sue curve perfette senza particolari tosature,
viene trasposto, viene campionato nella maniera seguente. Quindi, in base all'unità di tempo a cui avviene il campionamento, vedete che questo segnale viene in qualche modo squadrato, diventa una sorta di semplificazione brutale di quello che era il nostro segnale curvilineo originario. Ecco, questa cosa qui ricorda molto da vicino la digitalizzazione. Quello che manca rispetto alla digitalizzazione è sicuramente la quantizzazione. La quantizzazione che è un fenomeno di arrotondamento al valore superiore immediatamente successivo, ovvero i tratti orizzontali che voi vedete di questo disegno praticamente, questi tratti qui, i tratti orizzontali, nel caso di una digitalizzazione sarebbero arrotondati al valore immediatamente superiore, quindi sarebbero tutti quanti così, 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 così. Avremo sicuramente un'ulteriore perdita di dettagli da questo punto di vista qua. È anche vero che non sarebbe aggravante più di tanto rispetto a quello che è già il fenomeno dell'aliasing. Adesso l'aliasing in un delay per chitarra è difficile da battere, però in qualche modo è possibile migliorare le performance attraverso degli accorgimenti. Ritorniamo al nostro schema iniziale. Nel video precedente avevamo visto che in effetti il delay si compone grosso modo attraverso questo diagramma, ovvero ha una serie di stati preposti a delle funzioni che ci danno il nostro effetto delay. Abbiamo visto che l'input, le frecce in azzurro sono il segnale dry in ingresso al nostro pedale, andavano in parte verso il mixer di uscita, dove vengono miscelate al segnale con il delay, quindi al segnale VET in rosso, e in parte invece al mixer dry feedback, dove abbiamo il feedback responsabile delle nostre ripetizioni. Quindi il segnale di ritorno del feedback si somma a quello in ingresso e rientra nel delay vero e proprio. Nel caso di un bucket briquet delay abbiamo visto che all'interno, oltre alla nostra bucket briquet e al suo clock esterno, avevamo dovuto inserire dei pre-filters e dei post-filters che avevamo definito molto genericamente, senza entrare in dettaglio. Oggi questi dettagli li dobbiamo prendere in considerazione. Quindi andiamo a mettere in evidenza proprio questo pre-filters e questo post-filters. Bene, all'interno dei riquadri di pre e post filters abbiamo inserito degli elementi di cui non avevamo parlato. In ordine di importanza, sicuramente andiamo un attimo sui post filters, un low pass. Perché abbiamo bisogno di un low pass dopo la nostra bucket briquet? Per andare a ricostruire il nostro segnale. È un po' quello che si fa con gli amplificatori in classe D, per intenderci, ovvero la presenza di armoniche e di frequenze indesiderate in uscita alla bucket briquet viene semplicemente attenuato attraverso un filtro passo basso. Questo filtro passo basso quindi lascerà passare soltanto una certa banda, andando a limitare tutte quelle armoniche e tutti quei segnali indesiderati in conflitto con quello che ci suggerirebbe il teorema di Shannon. Allo stesso modo vediamo anche nei pre-filters abbiamo un low pass. Questo ha la stessa ratio del filtro precedente. In effetti a che cosa serve? Serve ad andare a fornire un segnale che a priori entra nella nostra bucket briquet device già privo di quelle frequenze in potenziale conflitto con il nostro clock. Quindi avremmo potuto semplicemente limitarci a mettere un passo basso all'ingresso e all'uscita del delay? No. Perché per migliorare ulteriormente le nostre performance di questo tipo di delay abbiamo bisogno di combattere anche quello che è il rumore generato da questo tipo di device. Questo tipo di device purtroppo è affetto da problemi di rumore bianco. Bisogna migliorare la ratio segnale-rumore. In questo sia le bucket briquet device che il PT2399 presentano delle inquietanti analogie. Ecco perché dico che il PT2399 può essere un valido sostituto di una bucket briquet device, almeno in buona parte. Ecco, cosa facciamo? Attraverso uno schema molto semplice andiamo a considerare quello che è un escamotage per migliorare questa ratio segnale-rumore. In effetti andiamo prima a comprimere il segnale in ingresso al delay e poi ad espanderlo. Ecco perché nei pre-filters trovate la voce comp, nei post-filters la voce expand. Un compressore cosa fa? Un compressore sapete bene che impostata una soglia, quindi una soglia entro la quale il segnale deve essere compreso, si limiterà a comprimere i picchi
ed esaltare le parti più deboli del segnale. Il segnale risulta più omogeneo. Dal compressore entra nel nostro filtro passo-basso, siamo sempre nei pre-filters, e quindi il segnale risulta meglio gestibile dalla Bucket Briquet Device. All'uscita cosa avremo? Avremo un segnale che avrà sempre la forma di quello compresso, per intenderci, all'ingresso del nostro pedale e con un'attenuazione in frequenza determinata dal filtro low pass, ma si sarà sommato del rumore bianco. Quindi questo segnale uscirà attraverso il nostro Bucket Briquet Device, passerà il nostro filtro low pass per andare ad effettuare già un taglio delle frequenze acute più moleste e attraverso l'expander andrà a riprendere una forma più vicina al segnale che abbiamo fatto arrivare ai pre-filters. Quindi si cerca di ricostruire quello che era il segnale prima del compressore, per intenderci. Andando a ricostruire questo, che cosa fa? Quelli che erano i picchi restano picchi, quelli che erano frequenze che in qualche modo sono state enfatizzate verranno riportate allo stato precedente. Andandolo a riportare allo stato precedente, o almeno cercando di avvicinarsi il più possibile, allo stesso modo anche il segnale viene compresso, per cui ci sta una sensibile diminuzione del rumore e un miglioramento della ratio segnale-rumore, quindi del rapporto tra il segnale desiderato e il rumore che non vorremmo. Tutto questo è misurato chiaramente in dB. Oltretutto, rispetto al diagramma della volta precedente, notiamo che all'ingresso del nostro pedale e immediatamente prima del jack di uscita abbiamo altri due filtri. Ecco, in questo caso l'ingresso lavorerà con un filtro passa alto che serve sempre a migliorare le nostre performance segnale-rumore e a dare delle frequenze utili a migliorare le performance del nostro delay. Mentre all'uscita avremo un low pass perché per ridondanza andrà ulteriormente a filtrare gli eventuali residui che ci dovessero essere rimasti dopo aver processato il segnale, sempre in ossequio a quello che è la teoria per cui la banda acuta è la principale responsabile delle distorsioni del suono innaturale nelle ripetizioni dei delay. Detto così potrebbe sembrare che adesso abbiamo ottenuto il delay perfetto. In realtà non è così, sono delle soluzioni di compromesso, delle soluzioni che servono sicuramente a migliorare tantissimo le performance del nostro delay, ma è anche quello che non ci consente di superare un limite che tutto sommato a chi suona la chitarra piace, ovvero quello di avere delle ripetizioni sempre più scure e sempre più, diciamo, lo-fi, man mano che il tempo di delay aumenta. Una volta capito qual è la meccanica, qual è la dinamica che avviene nell'elettronica di una Bucket Briquet Device, è ancora più facile comprendere perché un chip come il PT2399 può comportarsi facilmente con performance, non dico analoghe, ma molto vicine. In più, sicuramente, esattamente come per un delay con Bucket Briquet Device, è possibile fare abbastanza per migliorare il rapporto segnale-rumore. Non accade molto di rado, infatti, che sia qualche delay analogico basato sulle Bucket Briquet, sia quelli diciamo di recente costruzione basato sul PT2399, abbiano poi una problematica di rumori di fondo. Ecco, questa problematica di solito è da attribuire più che alle proprietà intrinseche delle Bucket Briquet o del PT2399 alla cattiva gestione da parte del progettista nel filtraggio di frequenze indesiderate. Anche questo video giunge al termine, alcuni di voi probabilmente saranno un po' delusi dall'aver scoperto alcune caratteristiche tecnologiche delle Bucket Briquet Device, ma allo stesso tempo rimaniamo con la salda convinzione che un buon delay analogico continua ad avere un bel suono nonostante le sue imperfezioni, nonostante le sue imprecisioni. Ecco, l'importante è essere consapevoli di quello che si utilizza, ovvero avere un delay analogico non significa avere la migliore integrità possibile del nostro segnale della chitarra. Questo può essere senz'altro vero sulla linea dry, non è vero sulla parte effettata. Sulla parte effettata abbiamo visto che l'aliasing ricorda molto da vicino lo stesso fenomeno che avviene con la digitalizzazione di un segnale. Non è né un bene né un male, è il tipo di funzionamento di quell'apparecchio. Abbiamo visto anche qual è il modo per mitigare questo effetto,
Però l'importante è aver capito qual è il principio di funzionamento di questo apparecchio. Sicuramente di tutte le tecnologie che si possono utilizzare per avvicinarsi magari a un vecchio ecoannastro, le Bucket Brigade Device sicuramente hanno delle sonorità che ce lo ricordano molto più da vicino. Diciamo che ha il giusto voicing, ma è ben lontano dalla qualità e dalla fedeltà degli apparecchi a cui si ispira. Quindi in qualche modo rispetto a un vero e proprio delay full analog, come performance è lontano. Pur essendo un full analog ha delle caratteristiche che ricordano un po' un digitale, caratteristiche che poi bisogna andare a correggere nelle modalità che abbiamo visto e che tutto sommato ci piacciono, quindi il video non ha lo scopo di far diminuire il valore o la considerazione di un determinato tipo di tecnologia, che a me poi personalmente piace anche tantissimo, quindi sarebbe controproducente anche per me, ma per farvi capire che un certo tipo di voicing è possibile ottenerlo anche da dei device che abbiano comunque delle loro limitazioni oggettive. Ecco, a tale scopo ritorniamo a quello che era il mio discorso iniziale: utilizzare un chip come il PT2399. PT2399 non rende automaticamente digitale un delay, semplicemente si limita a fare quello che fanno le Bucket Brigade. L'unica differenza è nella quantizzazione. Quantizzazione che però avviene a delle frequenze di clock con un compionamento leggermente più fedele, il che ci dà delle ripetizioni più chiare, ripetizioni che possiamo però andare in maniera artificiale a scurire però in maniera analogica, ovvero con un filtro, un low pass, esattamente un po' come faremmo per le Bucket Brigade per motivi diversi, ed avere quindi quello stesso feeling. Il vantaggio ovviamente di fare una cosa del genere qual è? È quello di non andare a ripescare nei fondi di magazzino di vecchie memorie, di vecchi Bucket Brigade, di vecchi clock a prezzi ormai irrazionali o irreperibili, o peggio ancora pagare a caro prezzo dei fondi di magazzino, magari neanche dei migliori, quando in realtà abbiamo un chip molto semplice che nasce proprio con lo scopo di fare questo tipo di lavoro qui, e che nel video precedente abbiamo visto essere completamente diverso da quello che è un delay digitale propriamente detto, ovvero un delay che si affida a un processore di segnale con la sua propria memoria e che attraverso l'esecuzione di un codice modifica il nostro segnale digitalizzato ricreando quell'effetto delay. Come vedete sono due articoli completamente diversi. A tale scopo dico subito che il delay perfetto probabilmente non esiste. Esiste un delay per ogni applicazione. Io onestamente non sono uno specialista di questo tipo di effetti, anche le mie esecuzioni con la chitarra, come vedete, sono molto basiche, sono più funzionali alla mia attività di laboratorio che alla mia attività musicale. Ecco, come musicista sicuramente, insomma, non avrei un futuro, ma ho avuto modo comunque di sentire diversi effetti, di provare diversi effetti. Ecco, se devo dire la mia sui delay è che sicuramente delay analogici e delay digitali, per le loro caratteristiche e per le loro peculiarità, si avvicinano a diverse necessità del chitarrista. Se dovessi utilizzare in maniera molto intensiva il delay come parte del mio suono, sicuramente mi doterei di entrambi in pedaliera. Dico questo perché? Perché mentre per la parte solistica il delay ha un uso particolare, insomma, in linea di massima la definizione di un tempo precisissimo non è proprio condizio sine qua non, anzi in una parte solistica probabilmente il delay viene utilizzato come complementare o antagonista del reverbero. Vi lascio immaginare, ad esempio, nell'esecuzione di un solo con un reverbero, la chitarra risulta leggermente più indietro rispetto agli altri strumenti, da quella sensazione lì. Il delay questa sensazione non ce la dà, pur creando un effetto ambiente convincente. Ecco, in tal caso saremo su un delay che non avrà un numero indefinito di ripetizioni, avrà un numero limitato di ripetizioni, sarà un delay sicuramente leggermente al di sotto del nostro segnale dry, quindi un delay non invadente della nostra esecuzione primaria, ma che andrà a creare semplicemente delle code utili a creare una spazialità del nostro suono. Questo sicuramente è un lavoro che può fare egregiamente un delay analogico nell'ordine di qualche centinaio di millisecondi di ritardo, molto basico, può essere sicuramente la nostra soluzione migliore. Un tap tempo non è impossibile da applicarvi sopra, quindi sicuramente anche su questo, volendo, si può applicare un tap tempo per dare un tempo, insomma, senza dover smanettare col potenziometro, ecco.
Allo stesso modo una valida alternativa può essere un delay con il PT2399, PT2399 che alla luce di quello che abbiamo visto oggi e di quello che vedremo nel prossimo video si comportano molto differentemente da una Bucket Brigade device, ma paga il pregiudizio di essere considerato come digitale tout court. Non è così, abbiamo visto nel video precedente e vedremo anche nel prossimo che la digitalizzazione avviene solo nella fase di sampling del nostro segnale dry, che verrà poi ritardato attraverso l'effetto delay, e che allo stesso modo nelle Bucket Brigade device può essere filtrato, ovvero abbiamo visto che ci sono ben 4 filtri in un delay basato sulla tecnologia analogica del Bucket Brigade device. Nel caso di un PT2399 si può applicare un filtro banalissimo passivo analogico che vada a scurire allo stesso modo le ripetizioni e che agisca solo ed esclusivamente sulle ripetizioni. Questa può essere una famiglia di delay utile allo scopo che vi dicevo. Altro discorso invece è chi faccia un uso molto intensivo del delay anche nella parte ritmica. Ecco, in quel caso avere la possibilità di un tempo preciso, avere un pitch preciso, essere perfettamente in tempo con il resto della band è un'esigenza alla quale non si può rinunciare. E in questo un delay che abbia un display dove sia possibile vedere il tempo o comunque un tap tempo efficiente che ci consenta di inserirci correttamente in quello che è il tempo di un brano dove noi stiamo eseguendo la nostra ritmica, ci rende tutto molto più semplice. Allo stesso modo anche l'introduzione ad esempio della notazione, quindi non andare più per quarti ma poter utilizzare gli ottavi con dot, di poter utilizzare insomma delle ulteriori frazioni partendo sempre da quello che è il nostro tempo principale, è sicuramente una funzione che è meglio implementata su questo tipo di delay, sui digitali. Allo stesso modo anche la varietà e la vastità di delay presenti su un dispositivo del genere e la possibilità soprattutto in molti casi di poter richiamare 3-4 preset utili nel contesto di un'esecuzione con più brani eccetera, da adattare alla nostra ritmica, magari da correggere giusto con il tap tempo per assecondarci al tempo del momento che ci dà il batterista, sicuramente è un punto di forza del delay, quindi per il chitarrista ritmico un delay digitale secondo me, non dico irrinunciabile, ma giù di lì. In pedaliera fondamentalmente ci potrebbe essere tranquillamente spazio per 2 delay se uno ne fa un uso così intensivo. Ecco, una buona soluzione potrebbe essere dotarsi sia di un piccolo analogico che di un digitale un pochino più performante. Le due soluzioni non si escludono, il che ci consente di avere quel calore e quella timbrica tipica dell'analogico magari sulle nostre parti solistiche ed avere invece la precisione, la varietà, la possibilità di presettare una serie di preset per l'appunto tipico del digitale. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, carogne, e mettete un mi piace al video se vi è piaciuto. Al prossimo video!